Abbiamo iniziato per Luna con una risata che ci seppellirà. Ciao Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Vedo Luna che cammina sotto i portici, ha l'ombrello in mano aperto e in più è tutta coperta, sciarpa, cappello, cappotto. Ti dà l'autorizzazione? Abbassa un pochettino la sciarpa per permetterci di vedere i suoi occhi e ci dice di sì con gli occhi. Ha freddo? È come se si nascondesse da tutto, da tutti. Anche si protegge, si nasconde e si protegge. Va bene, vibrazione. 3 miliardi. Consapevolezza. 140. Anima. 44. Vite precedenti. 2017. Cervello. 8.6. Suscettibilità ipnotica. 32. Progetto di Luna. Sync, come abbreviazione di synchronicity e di synchronize anche. Quindi in generale come se la sincronizzazione di se stessa con l'esterno, di parti di se stessa, sincronizzazione all'interno della sua vita fosse in qualche modo compromessa. Nome della PS. Lana? Pie. Carbone. Perché Lana? Mi fa vedere questo filo di lana che è come se potesse unire tante cose, un filo di lana, un collegamento, una connessione. Perché carbone? Penso per la prospettiva di diventare diamante. Ah, interessante. Luna e le interferenze eteriche. Allora, c'è un caprone del secondo universo. Sempre del secondo universo c'è un verme proprio viscido, ripugnante, grosso. Un leone, un corvo e tipo 2 termiti che s'accoppiano come insettoidi e dei liriani, abitanti del pianeta Lira. Mhm. E 3DL. Entità mentali. 3. Sì. Allora. Allora, perché non mi fa più vedere quella? Allora, c'è penombra. 5. Balance off, off nel senso di spento, balance off. E poi è, allora, appunto, penombra 5, balance off 6 e poi percezione critica 3,
4 direi. Ok. Vediamoli nel dettaglio. Percezione critica, la sua in sé per sé è buona, però è come se arrivasse a dubitare delle sue capacità critiche di valutazione. Quindi fa questo l'entità mentale. La fa oscillare in questi due opposti. Da un lato le fa dire, ma tu hai buon acume, no? Buona capacità di capire le persone. Dall'altra la mette in crisi e gli dice, ma se gli altri vedono questo di te, vuol dire che tu non hai una buona percezione critica. Quindi la sballottola un po' così. Poi l'altra penombra mi fa vedere lei che sta nascosta. Sia che lei nasconde la sua vera essenza agli altri, sia in un certo senso che proprio si nasconde attraverso questo peso in eccesso, come per nascondersi. E poi anche l'immagine iniziale, no? È proprio lei che non vuole far vedere realmente chi è, non può far vedere realmente chi è. Ha una sorta di imbarazzo e anche di paura a essere rifiutata, quindi si nasconde e cerca tra l'altro di arrecare il minor disturbo possibile. Quindi piuttosto è lei che si fa disturbare, però lei non chiede se ha bisogno. E poi Balance Off mi fa proprio vedere come se fosse un tasto e il tasto dell'equilibrio è posizionato su off. E quindi tutto ciò che è relativo all'armonia e alla proporzione è ovviamente carente, no? Perché il tasto è spento. Impianti. Sembra quasi, allora, un elmetto, tipo un po' da vigile del fuoco, quasi sembra, no? O anche effettivamente da speleologo, forse, come impianto mentale. Poi una specie di piastra dietro, zona spalle deltoidi, ginocchia, e poi vedo, anche se lei non ne ha parlato, però a livello profondo i genitali, proprio come se fosse vagina, utero. Basta. Sì. Monica, andiamo subito all'OBE, Out of Body Experience. Cosa è successo? Ti devo dire che lei è una bambina che se fosse stata opportunamente stimolata sarebbe stata tipo, sai, superdotata. Ok? E i genitori hanno fatto un po' l'opposto, nel senso che l'hanno molto compressa e non hanno assecondato il suo tipo di intelligenza, ok? Quindi lei è stata una bambina sì intelligente, sì precoce, ma fino a un certo punto perché ovviamente insomma era un po' schiacciata, no? Nella sua naturale predisposizione. E per questa ragione qui vedo che è risultata fin da subito praticamente interessante per quelli che io vedo dei liriani. E vedo che in diversi momenti nel corso della sua vita la fanno sentire speciale, eletta. Così come lei non si sente speciale, per esempio, rispetto ai genitori che non l'hanno mai accettata per quello che lei era, né per i suoi gusti, per le sue inclinazioni, né per la sua fisicità. Loro invece la fanno sentire proprio perfetta, totalmente a suo agio, meravigliosa. E le hanno dato questa esperienza qua, le hanno regalato questa esperienza molto speciale in cui lei si è sentita effettivamente, no, di vivere un'esperienza fuori dal comune. Va bene, andiamo invece alla mano che le trattiene la spalla, impedendole quindi di cadere nel burrone. Questo nella realtà, non è un'immagine, un sogno che...
È la stessa cosa, perché è come se loro volessero rinsaldare l'alleanza con lei. Non c'è nessuno, no, che veramente ti protegga come facciamo noi. Lei li ha percepiti come degli angeli, ed è vero, perché è come se loro avessero fatto su di lei un intervento tipo angelo custode, che proprio nel momento di pericolo di vita intervengono quasi magicamente, ecco, di colpo sottrarla, no? Di fatto poi ovviamente è stata la sua PS, no? Poter rendere possibile questo. Chi è il capo di tutte le eteriche? Quelle nominate. Odino, Beh, però non l'abbiamo ma nominato. Zeus, però perché ci sono dietro, tra quelle invece nominate il lombrico. Ah, quindi i liriani non sono neanche così importanti. E lo sono perché lei può provare simpatia. Sono proprio un ottimo strumento. Il capo dei liriani? Ezechiele. Che aspetto ha? Adesso è bello. Celestiale oserei dire, no? Perché ha un colore celeste. In questo momento è la forma che mi propone. Alato, un bel volto. Ma è vestito d'azzurro o ha la pelle azzurra? Ehm, tutte e due. Sia l'abito è sul turchese, però anche la pelle, sì, è di carne. Traslucente. Sì, Mm. Tra il dorato e il blu, come se fosse un performer un po' coperto esatto. da maschio? Genitali? No, ma neanche femmina. È un costume, è un ologramma. Certo. È finto, non c'è. Mm, È così. È così. Dissonanza cognitiva. Questo potrebbe essere il titolo della sessione di Luna. Prima cosa, per sbaglio e anzi per colpa della tecnologia non mia, in una mail chiamata Luciana, causa esoterica. Tra i suoi vari nomi, ecco, questo piuttosto che lei ce ne ha citati altri, no? Viviana, Luciana. Mm, Altri ancora potrebbero essere, no? Proprio come non riconoscere la sua vera essenza e farla sentire in qualche modo lei, ma non lei, lei e al contempo un qualcun altro. E quindi rinforzarle questo senso proprio di estraneità rispetto agli altri e rispetto a se stessa. E direi che effettivamente questo è espresso un po' in tutte le sue entità mentali, sia appunto nella penombra, dove appunto lei sta nascosta e non si vedono bene i suoi tratti quando lei è nascosta. Per cui se non capisci bene chi è, allora la chiami in un modo, la chiami in un altro, perché potrebbe essere lei o potrebbe essere un'altra. Mhm. E d'altro canto anche questo tasto qui, disattivato di balance off, ok? Non c'è un'armonia, non c'è una continuità, non c'è un equilibrio. Quindi ci può essere tranquillamente confusione e passaggio da una personalità all'altra, da una persona all'altra. Non c'è continuità. Il mondo non è suo. Mm. E qua purtroppo devo dire che l'intervento dei Liriani è forte, nel senso che lei, come abbiamo accennato, fin da bambina ha sentito che non poteva essere se stessa e le è rimasta addosso questa cosa qui. Lei non può essere se stessa, infatti,
può essere chiamata in vari nomi, gli altri non capiscono neanche chi è lei, anzi le attribuiscono delle caratteristiche che lei non si riconosce. E il mondo infatti non è suo, infatti i Liriani tendono a farle sentire che il suo mondo è l'altro, il pianeta Lira. Alla nascita il padre esclamò: "Accidenti, non è un maschio", e la madre ribatté: Sì, ma non possiamo buttarla via", più o meno. Mm. Lei ha sentito Sì, e come no, certo che sì. come anima o anche come bambino? Bebè. Allora, partiamo dal presupposto che come anima lei ha scelto, no? Di Tutto. farsi pronunciare questa frase. Ecco, esatto. Come ti dico, lei ha veramente una capacità sia cognitiva che percettiva notevole, molto profonda, da sempre. E lei quindi sì, l'ha vissuto proprio in maniera cellulare questa affermazione. Ed è molto vero quello che lei ha detto, nel senso che era come se il padre, che aveva bisogno di tirar fuori in maniera un po' più netta la sua mascolinità, voleva poter contare sul maschio, perché questo è come se avrebbe permesso a lui di affermarsi diversamente nella famiglia, nel mondo, di renderlo a lui più forte. I Di bambini. fatto, Mhm. di fatto fin dall'inizio lei non è stata accettata. I bambini appena nati sentono tutto e capiscono tutto, anche se non Ma conoscono ancora la lingua. anche prima di nascere, in gestazione. Causa esoterica del fatto che lei sapeva già scrivere e leggere a 3 anni e mezzo. Mm. Sì, sì, veramente molto dotata lei. Ehm, ma dunque, intanto mi fa vedere, in questo momento mi ha proprio mandato un po' l'immagine di Mozart, no? Mi fa vedere una sua vita precedente in cui lei componeva, ma aveva un po' difficoltà ad esprimersi. Quindi diciamo così che la sua possibilità espressiva è stata la musica. In questa vita ha scelto un po' l'inverso, nel senso di riuscire ad esprimersi verbalmente e grafologicamente in maniera molto precoce. Mhm. Invece l'aspetto musicale se l'è privato per tanti anni, rimandandolo in età un po' più adulta, ecco. Mhm. Infatti poi si è diplomata molto più tardi, no? Al conservatorio. Dissonanza cognitiva anche sul piano fisico. Lei, diciamo, pesante, soffre di obesità, soffre di alcune malattie, adesso le analizziamo una per una, ma appare pimpante. Tutti la considerano una roccia, un caposaldo, una a cui raccontare tutti i propri problemi. Dissonanza Qua cognitiva. sì, infatti, esatto, c'è ancora proprio di nuovo questa incapacità di attivare un equilibrio, una proporzione, ok? Una giusta sincronizzazione, diciamo così, no? Di vari ambiti. Quindi la sincronizzazione tra il dentro e il fuori è assolutamente compromessa. Mm. Per cui infatti gli altri hanno una percezione di lei che non è quella che lei stessa ha di sé e che tra l'altro non corrisponde anche da un punto di vista materico, no? Perché lei apparentemente fuori è sana, poi dentro è malata. Mm? Questo purtroppo è un modo che lei ha utilizzato per sentirsi separata dal mondo. Perché chiaramente se ci fosse questa armonia, il dentro corrispondesse al fuori, lei riuscirebbe anche più facilmente, no, a comunicare con gli altri. Sarebbe più fluido, no, il passaggio di emozioni, di pensieri, di immagini anche, no? Ehm, ha proprio scelto questa esperienza di essere molto scollata tra il dentro e il fuori, fra sé e gli altri. Perché ha scelto questa esperienza? Tra l'altro fin da piccola, no? Ehm,
Cioè è come se avesse dato un bonus incredibile agli altri, un vantaggio agli altri, quindi ha obbedito fin da piccola ai genitori, ha assecondato i loro desideri per quella che era la sua istruzione, il suo futuro. Al tempo presente lei accetta tutte le confidenze degli altri, riempiendosi della loro immondizia. Quindi bonus su bonus agli altri e a se stessa solo i malus. Causa esoterica del diabete. E qua per esempio mi rimanda all'amore. Lei ha veramente un gran bisogno d'amore, no? Mi ha colpito molto il fatto che abbia scelto graficamente di scrivere il suo nome in lingua hindi perché le ricorda un cuore, no? Uno di questi caratteri grafici le ricorda un cuore. E, molto molto bisogno d'amore e la sensazione di non riceverlo davvero. Se non sotto determinate condizioni. Lei può essere amata se fa così, se dice così, se fa questa scelta qui, se Condizioni. ascolta, se sta in silenzio. Sì, sì, è un amore molto condizionato quello che lei può ricevere. Causa esoterica della pressione alta. Sindrome metabolica. Ma come se la pressione alta fosse adatta, per esempio, a vivere nel pianeta della lira. Perché innesca, non so come dirti, un altro tipo di metabolismo. Cioè lei qua ha un metabolismo con deficit, piuttosto compromesso. Vari aspetti del suo metabolismo sono compromessi, però come se invece questo tipo di quadro metabolico sul pianeta Lira potrebbe, non so come spiegarti, essere invece adatto, buono. Causa esoterica della tiroide, la malattia autoimmune alla tiroide. Di Hashimoto, no? È come se mi facesse vedere proprio un collo quasi che si gonfia per tutte le cose che non so come spiegarti. Lei non ha detto, manda giù fino a qua, riesce a mandare giù, ma rimangono tutte qua. Non riesce neanche a digerirle, fare arrivare sullo stomaco o che si depositano tipo sullo stomaco, rimangono tutte qua. Alla Sono gola. tutte le cose, sì, 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 che lei è come se non riuscisse a dire, perché a volte ha proprio paura di essere fraintesa, perché più volte ha sperimentato che poi le cose che lei dice non vengono intese correttamente. È come se lei dicesse, ma parliamo la stessa lingua, perché io ho detto così, non capisco come mai arrivi quest'altra cosa. Fraintendimenti. Sì, quindi da un lato le cose che lei non riesce a dire per questo fraintendimento, però dall'altro è proprio come le cose che lei si sente dire, anche che cioè non le manda giù, le rimangono qua. Violenze fisiche e verbali subite. Vabbè, tutto questo è il quadro. Sì, perché lei ha proprio permesso agli altri di prevaricarla fin da subito. Cioè erano più importanti i loro stati d'animo, i loro desideri, i loro bisogni. E quindi lei poteva essere anche un po' il capro espiatorio, senza grossi problemi, senza anche grossi sensi di colpa. Timida. Causa esoterica. E qua è l'entità mentale penombra, cioè lei ha proprio questa cosa qui, di nascondersi perché magari perché è convinta che non è che vada tanto bene lei com'è. Quindi, insomma, no? Meglio stare nascosta, un po' isolata, non esposta. Va bene. Cinema. Marito, i due figli, la sorella e l'amica del cuore.
il marito, non so perché lo vedo in una stazione dei treni, stazione. Ehm, ehm, aspetta un attimo. Dice che tra poco arriva, tipo, no? Cioè il treno è in Non ritardo, viene. no? Non No, viene. no, tra poco arriva, dice. Che c'ha questo, il treno ha fatto ritardo e allora tra poco arriva. E l'amica sì, assolutissimamente, sì, quasi con una certa apprensione nei suoi confronti, con un affetto protettivo. E i figli sì, entrambi. Scusa, effetto positivo la sorella o l'amica? L'amica. L'amica. E la sorella? Mm, No, cioè questo affetto protettivo no, perché Ma la viene? vedo che le gira la testa, ha bisogno immediatamente di sedersi. Ah, ok. Viene quindi. Sì, 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 è proprio come se avesse fatto uno sforzo enorme. Mamma e papà disincarnati, portale aureo. Lo so, la mamma è ancora un po' come un aspetto un po' giudicante, un po' corrucciato, un po' arcigno, anche un po' così, di rimprovero un po'. Mhm. Non la chiamiamo allora. Questo dovrebbe essere un giorno di festa, di sorrisi, non di rimproveri. Verso peraltro una figlia che è vero non l'ha messa, non l'ha chiamata espressamente, ma ha accettato di farlo sotto nostro suggerimento. E io non penso che sia il suo attuale stato d'animo, penso che mi abbia come dato un flash di sé in vita, perché ho notato che spesso fanno così, è come se mi dessero una specie di fotografia che Mm, appartiene alla loro vita, mm? Un mhm. ricordo, così, ecco, questo. Ehm, del padre invece, tipo come la sensazione è appena posso esco di casa. Un po' questa la sensazione che mi dà, sempre appunto riferito a lui come stato d'animo che aveva in vita. Mm? Non riesco a stare in casa, appena posso vado con gli amici, mi trovo un impegno, cose così. Diamo a entrambi una Vic. La madre sembra veramente avere tutt'altra energia dopo la Vic. È come se iniziasse a girare intorno a Luna e prova a iniziare a sistemarle i capelli, ehm, le sistema le pieghe degli abiti, diventa improvvisamente e singolarmente premurosa. Messaggio di chi vuole alla figlia. Prenditi cura di te. La madre dice a Luna: prenditi cura di te come mi prenderei io ora cura di te. Non guardare al passato. E infatti continua in questo modo. Vedo che le accarezza la mano, che le mette tipo una specie di poggiapiedi per farla stare più comoda, no? Per darle sollievo alle gambe, così. Il padre è come se ricreasse in un certo senso il momento della nascita Ah, e volevo dirtelo. sì, Di andare a bello, ricrearlo, a riscriverlo, a sì, rigirarlo. Chuck, nuovo Chuck. esatto.
mi fa vedere in fasce, Luna è in fasce, e lui, quindi lei è nata da pochissimo, lui l'ha presa, la sta cullando e gli fa un sacco di complimenti, le dice un sacco di cose carine, insomma, gli fa le facce buffe, no? Mhm. Come un padre che è molto felice quando vede, no? La sua primogenita. Può dire finalmente è nata mia figlia. Mm. Sì, quasi che non ha voce per poterlo dire, ma è esattamente questo il sentimento. Mm. Tanto è l'emozione e la gioia. E la madre? Come recita nuovamente questa scena? Mi f- Fa ridere perché è come se in un certo senso dovesse per forza dire: Ma non volevi un maschio? Lei gli dice. No, nuovo Chuck. Questa cosa l'abbiamo già vista, non ci piace Mm, più. è vero. Quindi siamo sempre lì così, lui che la culla, è contento, ha proprio gli occhi inondati di lacrime dalla gioia. E la mamma che dice: Sì, ma falla tenere anche un po' a me, non la consumare di baci, no? Bene, possiamo immaginare che stiamo inventando delle cose, in realtà stiamo riscrivendo Scrivendo. la nascita di Luna. Sì. È riscritto, la vecchia realtà non esiste più, la nuova è l'unica attendibile. Messaggio della mamma. Tesoro bello, prenditi cura di te come io adesso mi sto prendendo cura di te, in questa differente linea temporale. Del padre. Sei l'espressione di tutti i miei desideri. Forte, intelligente e volitiva. Vogliono andare? Sì, Li salutiamo? sì, e li vedo forse complici, come non è che sono stati proprio particolarmente in vita. C'è molto equilibrio, sintonia fra loro. Vanno insieme. Benissimo, li facciamo andare, li salutiamo e chiudiamo dietro di loro il portale. Mm, sì. Torniamo al peso. Lei lo distrugge, diete, lui si ricrea. Causa esoterica. Corpo pesante, anima leggera. E diciamo che questo loop, quindi questa azione che si ripete e che alla fine è vana, no? È inutile, è un modo che lei ha per tenere vive le sue entità mentali, perché così è come se la facessero continuamente dubitare di se stessa, sulle capacità che lei ha di poter veramente portare a termine ciò che le sta a cuore. Lei è una persona estremamente tenace, fin da piccola è vero che obbediva, però poi alla fine riusciva in qualche modo, no, a tirare fuori la sua capacità espressiva naturale. Allora adesso anche potrebbe essere voltiva al punto da perdere il peso, però se poi perdesse il peso sarebbe veramente questa bambina adesso adulta, estremamente dotata. E lei è come se non fosse pronta, no? A gestire tutta questa grandiosità. Ma la può gestire col peso? Il peso la aiuta a svalutarsi. Mhm. Il peso è un'arma interessante perché da un lato fa sì che lei si isoli dagli altri, ok? Ci sono proprio strati
che la mantengono lontana, ok? Come se mantenessero lontana il suo cuore rispetto agli altri, ok? Si crea anche una specie di protezione, così gli altri la possono invadere e ferire fino a un certo punto. Però dall'altro è proprio anche un modo che lei ha per bloccarsi in tutti i sensi, bloccarsi fisicamente e anche bloccarsi proprio nel vedere che lei riesce a porsi un progetto e poi realizzarlo. Va bene. Ribellata. Sì, la sua Perché? PS giustamente. Perché il suo progetto comporta prima degli ostacoli e poi la ribellione. Qual è il vero senso di questa incarnazione di Luna che lei ha deciso di vivere? A grandi linee, ovviamente, ogni esistenza è fatta così, no? Ci creiamo degli ostacoli per poi mano a mano trasformarli, superarli, ok? La cosa ideale è proprio dalla difficoltà comprendere l'opportunità. Questo appunto in generale. Però lei, maggiormente nello specifico, ha scelto di essere una creatura con estremi poteri, ma di vivere in un ambiente in cui non viene riconosciuta, anzi viene sedata, viene anche maltrattata, viene sminuita, per poi di nuovo sbocciare per quella che lei è, ovviamente ribellandosi. Ok? Quindi ha scelto tutto questo andamento, che è, se vogliamo, l'andamento perfetto per riconnettersi alla propria divinità. È solo ribellandosi che noi possiamo riconoscere la nostra essenza divina, Qua- ribellandosi a tutti coloro che ci vorrebbero prigionieri, no? certo. Quanto l'ha aiutata la musica? Allora, riguardo alla musica, tantissimo, ma devo dire un ma. Eh, cosa che lei però può trasformare, come se avesse agganciato il suo peso anche al canto lirico, ok? Ah, mm, Mm. Perché ci sono molte cantanti liriche che sono abbondanti, fisicamente parlando, sì, no? cassa toracica, ma non è vero, la Callas non era così, per dire. Esatto, Era uno scricciolo. certo. Però è come se lei, parzialmente, avesse fatto anche questo tipo di Stato. aggancio. Mm? Mm, mm. Quindi questa roba qui lei la può trasformare esattamente nella direzione in cui hai detto tu, che non è il requisito necessario per incarnare la lirica nel suo archetipo, insomma, no? Nella sua manifestazione. La Callas era umana? Secondo me no, Cioè, a me viene rettiliana. completamente? Mm, In gran parte. a me viene il 52%, che è molto alto, no? Era una donna? Era una donna. Oh. Può essere che era una donna incompiuta, mi viene? Mhm. Ehm, come da un punto di vista invece riproduttivo, no. No utero. Eh, No o non funzionava? allora, no ovaie, utero non funziona. Cioè, le ovaie non c'erano. Ovaie dice no. Dov'è Ovaie. adesso?
Mi viene in mente questo, una teca che ogni tanto Elena citava, no? Come una teca sospesa tra il primo e il secondo universo di alcune di queste icone che servono a mantenere vive certe emozioni. Icon. Mm. Cosa vuole fare Luna, Luciana Viviana? Ho tanta voglia di essere me stessa, pienamente me stessa, coerentemente, integralmente me stessa e vado al cluster. Andiamoci. È come se mentre fa questo tragitto simbolico per andare al cluster, cadessero dei pezzi di grasso, Mhm. mm? Dei blocchi proprio in eccesso cadono. Mi fa vedere come ci sono tipo dei frigoriferi con i lucchetti lì. Penso siano stati tanti tentativi di diete andati male. Mi fa vedere anche, non so come spiegarti, non so, quasi un angolo punitivo quando lei veniva messa in punizione, Mhm. un po' malmenata così. Mm. Delle lacrime. Anche un orsacchiotto rotto. È molto vario come cluster. Cosa fa? Tiene tutto? No, 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 non tiene proprio un bel niente. In un istante ha racchiuso tutto questo in una valigia e ha buttato la valigia dentro il portale definitivo. Mi fa ridere perché l'ad eternum lo fa con un acuto. E cosa si E- forma? è praticamente come se Come vedi il suono? le vibrasse proprio la gola ed è una vibrazione proprio liberatoria della gola e dei polmoni. E questo suono è come se generasse, non so, un vortice di note. E questo vortice di note è l'ad eternum, che è graficamente un vortice di note e come vibrazione non so come dirti, è altissima. Sai di quelle che spaccano i bicchieri, no? Quegli acuti Mhm. che A quanto frantumano i sta? bicchieri di cristalli. 700. 700. Bene, questo è il suo ad eternum, quindi. Mm. Andiamo all'avatar. L'avatar è come se le voltasse le spalle per dirgli, cioè neanche si degna per dirti, no? Di girarsi e di guardare chi è entrato. Come volerle far sentire per l'ennesima volta che lei non conta un granché, che Mhm. E lei che fa? non permetta a nessuno di trattarmi così, tantomeno a te. E vedo che lo scaglia via dentro il portale definitivo. Come un pupazzo vecchio, rotto, brutto e insignificante? Proprio così. Bene. Per divertirsi lo può fare 100 volte consecutive Eh sì. e dirà, ma come? Una basta e avanza? E invece no, tutto dipende da lei. Si può divertire, lo può rifare. Lei lo ricrea e lo ributta, perché ha voglia di buttarlo più forte, con la mano destra, con la mano sinistra, con il calcio destro, con il calcio sinistro, con un soffio, con un battito di occhi, con uno schiocco di dita della mano destra o della mano sinistra, con una parolaccia, con uno sternuto. Quanti modi ci sono? Tutti quelli che lei vuole, quando li ha finiti, dirà questo è l'ultimo. Mm.
ho altro da fare. Oh, sì, sente proprio di aver espresso tutta la sua forza creativa, fantasia e anche proprio volontà, determinazione. È proprio soddisfatta di essersi sfogata così. E qui mette la sua firma. Questa volta è come se fosse in una sorta di massimo equilibrio e le basta fare un segno a spirale con il dito indice e in questo movimento molto semplice, in questo gesto semplicissimo, genera l'ad eternum. Ottimo. Luna è nata. Lo dica, sono nata. Sono nata e sono sia luna che sole. Sto al buio, sto alla luce. Sto dentro, sto fuori. Sono nata, sono qui, questo è il mio mondo. Le persone mi vedono per quello che io sono. Io mi faccio capire chi sono. Io mi faccio ascoltare. Queste parole sono fondamentali, importantissime. È quasi il suo messaggio, quello che lei lascia a se stessa. Nuova vibrazione di luna. 859. Mamma mia. Consapevolezza. 191. PS. 58. La vibrazione è 286 volte quella iniziale. Fate voi le vostre considerazioni. 51, perfetta. 191, altissima. Vite precedenti, prima sessione, vite precedenti. Sono valori da seconda sessione questi. 1615. 400 vite in meno. Cervello. Mi viene quasi 10. Non si commenta che da sola. Suscettibilità ipnotica. 68. Pazzesco. Sync esiste ancora? Non in quel senso lì, ma nel senso proprio di affermazione. Io sono sincronizzata. Ha un aspetto, un colore diverso questa parola? Non so come dirti, ha una vibrazione, ha un'armonia, quiete. L'anima è lana. Connette adesso il filo di lana? Sì, vedo che connette tipo la sua casa con ciò che sta all'esterno, sé con gli altri, con i figli, con il marito che è arrivato tardi, ma è arrivato. La parte eterica è carbone, ancora? Che sta diventando diamante, sì. Ok. Messaggio al marito. Esploriamo la vita insieme. Al figlio più piccolo, figlio figlia più piccolo, piccola. Siamo i campioni del mondo. Al più grande. È una sfida e vale la pena affrontarla. Alla sorella. Non posso che volerti bene. La scelta sta a te. E intanto è come se volessi darle forza, sia abbracciandola, sia facendole vedere quanto l'amore della famiglia
può essere fonte di salute e di bellezza. All'amica del cuore. Ti voglio un gran bene perché mi insegni ogni giorno ad amare me stessa. A se stessa. Nasco oggi, che è quella della mia anima. Come la vedi? Sollevata, quieta, tranquilla e sintonizzata sulla giusta sintonia, nel giusto equilibrio, in perfetta armonia. Vedi dissonanza o assonanza cognitiva in lei? Mi fa vedere proprio una specie di grafico che rappresenta una coerenza mente, cuore, corpo, come una linea dritta brillante, quindi totale assonanza. Qualcosa da aggiungere? Abbiamo finito. No? No. Beh, disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo.